among young people. But what is the sense of all this? Children, they develop immunity, and we are doing a severe damage to them, also from a psychological point of view, like my colleague Spela said before. We cannot work like this without a scientific basis. We have some data from Germany. There, very few children finishing the intense care. Children between 5 and 11 years old, without pathology, without other diseases. The risk is 1 out of 50,000. No child, no healthy child between 5 and 11 years is died in Germany in the 15 months of this pandemic. Ok. C'è un'altra cosa che dovete sapere che è molto importante. Lo studio che ha pubblicato sul New England Journal of Medicine per il vaccino Pfizer dai 5 agli 11 anni ha riguardato complessivamente poco più di 2000 bambini. 1500 hanno ricevuto il vaccino, 746 il placebo, e questo piccolo gruppo di bambini è stato seguito per poco più di 2 mesi, al massimo per 2 mesi e mezzo. Ditemi voi con che coraggio si può pensare di sottoporre milioni di bambini a questo tipo di trattamento. Vergogna. E anche lo studio che ha riguardato gli adolescenti, quindi dai 12 anni in su ai 15 ai 17 anni, ha riguardato poco più di 2000 ragazzini, adolescenti in tutto, 1100 e 1100, anche questi seguiti al massimo per 6 mesi. E tutti gli effetti, come ad esempio la miocardite, la pericardite, malattie di tipo autoimmune, si sono rivelati solo nel corso del tempo, dei mesi. Ma capite bene che non si possono considerare effetti rari, perché ad esempio la stessa FDA dice che non può quantificare esattamente il rischio, ma da quello che si è visto in Israele, la miocardite riguarda 11 casi ogni 10.000 somministrazioni, e non si può dire che sono, diciamo, miocarditi benigne, perché è sempre un insulto a un organo ovviamente fondamentale che può lasciare degli strascichi. There is a study in the New England Journal of Medicine about vaccines for children, and we know that they gave 2,500 children the vaccine, and to 246 the placebo. No, sorry, 750 the placebo. But this was tested for maximum 2.5 months. We ask ourselves, how can they do it? How can they do this thing? The vaccine of Pfizer was also tested in total on 2,260 teenagers between 12 and 15 years old.
and among them 1,131 received the vaccine and 1,129 received the placebo. And the whole testing went on for about 6 months. Voglio dirvi ancora solo 2 cose che ritengo importanti, anche perché comincia a far freddo. Allora, voglio dirvi questo: noi siamo i primi che vorremmo avere fiducia nelle istituzioni, negli enti governativi, in quelle che sono le istituzioni, diciamo, che regolamentano tutta l'approvazione dei farmaci, ma facciamo fatica ad avere fiducia quando sappiamo, ed è ampiamente dimostrato, che quelli che erano magari amministratori delegati delle grandi aziende farmaceutiche vanno a ricoprire posti di rilievo a livello della Food and Drug Administration o dell'EMA. Quindi noi ci chiediamo a quel punto se fanno gli interessi dei cittadini come dovrebbero fare o invece gli interessi delle aziende dalle quali provengono. E pochi magari ricordano che aziende come la Pfizer hanno messo insieme ben 47 condanne per comportamenti illeciti o per attività, diciamo, di tipo fraudolento, e così pure anche Johnson & Johnson, anche le altre, c'è l'elenco, è pubblico. Quindi non abbiamo a che fare con dei filantropi, o perlomeno qualche dubbio ci può venire. L'ultima cosa che vi voglio dire, che è estremamente importante, sulla quale come commissione medico-scientifica abbiamo messo al primo punto per poter avere un dialogo e un confronto col CTS, col Comitato Tecnico Scientifico, con i referenti governativi, è un dato estremamente inquietante, ovvero sia l'aumento della mortalità per tutte le cause che si sta registrando nel 2021. Questo era già stato visto per quanto riguarda l'Inghilterra e che riguarda proprio purtroppo le fasce di età più giovani. Dal 1 maggio 2021 al 17 settembre 2021 la mortalità per tutte le cause, la mortalità complessiva, quindi, che non è soggetta, diciamo, ad errori o perché quando purtroppo uno è morto indipendentemente da come viene classificato, fra 15 e 19 anni, ripeto, è aumentata del 47% rispetto al 2020 e del 16% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. La stessa cosa, quindi un aumento della mortalità complessiva, in questo caso dai 15 ai 39 anni, nel 2021 si è vista nei dati europei, nei vari paesi europei, e questi sono i dati di Euromomo. E la stessa cosa si è vista anche per quanto riguarda in Italia dai dati Istat, per cui dai 15 ai 39 anni possiamo calcolare praticamente da gennaio a settembre 237 decessi in più rispetto al 2020. Quindi sta capitando qualcosa di molto grave, ma tutti voi avrete visto nei giornali locali arresto cardiaco, ragazzini magari mentre sono sul campetto di calcio, problemi di ischemie, di emorragie. Allora, dobbiamo chiederci che cosa sta capitando e noi vogliamo che le persone abbiano questi dati e che si uniscano a noi e si uniscano al coordinamento 15 ottobre per chiedere assolutamente con forza un dibattito, un confronto, perché questi sono i dati e su questi vogliamo ragionare. Se ne hanno altri diversi ben venga, noi siamo disponibili ovviamente
a cambiare idea, a riconoscere se abbiamo sbagliato, ma altrettanto devono fare i nostri interlocutori. La salute dei nostri bambini e dei nostri giovani è troppo grande perché noi la immolliamo su questo altare sul quale vorrebbero sacrificarla. Grazie. We have adverse effects like myocarditis and other diseases like autoimmune diseases, which showed up just in months, but they are not considered rare. They cannot be considered rare. I want to tell you just two more things. We want to have faith in the institutions, but we have difficulties in doing that because the chiefs of the FDA and other institutions are not doing their own our interests, but their own. Like for example, Pfizer had 47 condemnations and other scandals. So, what I want to tell you is that they are not philanthropists. Last but not least, we as the Medical Scientific Committee want a confrontation with the GTS, and I want to tell you also something about the mortality in 2021, which became higher. For example, from May 2021 till September 2021, the mortality causes in people between 15 and 19 years old is higher in 47% in confront to 2020 and 16% in confront to 5 years ago. These are data from Euromomo and Istat in Italy, so official data. In 50 people between 15 and 39 years old, in this area we have 237 deaths more than in 2020. So this is very, very bad. So we talked about problems among young people, but we have to ask ourselves what is happening actually. And we need to ask and demand a discussion and a confrontation based on this scientific data. Because the health of our children and of all young people is too important to be sacrificed.